Allora, il salone nautico, e tra l'altro ci stanno chiamando, non è soltanto lusso, grandi imbarcazioni, ma è fatto anche di forza lavoro vera, no? E qui abbiamo due fulgidi esempi, due baldi giovani, Alessio, mi ricordo bene? Alessio e Vittorio. Vediamo se mi ricordo bene. Ormeggiatore e sommozzatore. Giusto. Da chi inizia per cavalleria? Dalle signore, dai. iniziando da me. Allora, ascolta, voi lavorate qui fissi o siete qui solo per il salone? Noi come ormeggiatori, alcuni ormeggiatori come me lavorano qua fissi tutto l'anno in questa marina, e poi durante il salone nautico lavoriamo per il salone nautico per portare avanti la manifestazione, per ormeggiare le imbarcazioni e fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento, dell'evento. C'è qualcuno che secondo me deve ormeggiare perché continuano a suonare e qualcuno che ha parcheggiato in doppia fila. Ma secondo me serve più l'intervento di un sommozzatore, qualcuno che richiede una cima aggiuntiva, esatto. E allora tocca a voi. Tocca a noi, sì. Senti, scherzi a parte, qual è il lavoro? Cioè, il lavoro del sommozzatore va da sé, però nello specifico è l'attraccaggio della barca, raccontaci. Ma è di più, è della preparazione di tutti gli ormeggi, di tutte le barche che ci sono qui al salone, alla messa dei pontili galleggianti. È opera vostra questa? Sì, tutto nostro, e gli ormeggi degli stessi pontili e di tutta la preparazione di quello che è in acqua per il salone nautico. Il pontile a quanti metri è attraccato sott'acqua? Ma qua ci saranno 5 metri di profondità e fuori arriviamo anche a 8. Quindi siamo sicuri? Sì, siamo in sicurezza. Qua in porto diciamo che siamo nei limiti di sicurezza. Anche voi lavorate qui tutto l'anno? Allora, noi lavoriamo qui tutto l'anno, ma diciamo che lavoriamo in tutta la zona di Genova. Quindi quando ci chiamano veniamo qui, ma andiamo anche in tanti altri posti. Voi avete contatti soprattutto con chi veramente il mare lo vive, no? Ma in questi giorni avete visto tanta gente. Come si dice, chi viene a vedere il salone nautico è nella media benestante, a parte noi che andiamo a intervistare invece noi, però noi sommozzatori. E voi sommozzatori. Insomma, parliamo proprio dell'aspetto umano del cliente medio, voi che magari la vivete un po' più dall'interno. Ma spesso secondo me c'è l'idea che chi si può permettere una barca sia per forza una persona ricca, esatto, o per forza benestante. In realtà ci sono anche imbarcazioni molto alla portata di quello che può essere un ceto normale, ecco. Poi ovviamente se uno si rifà solo ai mega yacht, chiaramente lì si parla di un lusso per i più inaccessibile, però ripeto, tante imbarcazioni, soprattutto poi magari uno acquista un'imbarcazione nuova ma a quel punto vende la sua, e l'usato diventa più accessibile a persone che poi alla fine si incontrano tutti i giorni, ecco, non più si parla di ricchi. Elite, certo. Esatto, non è più un'elite, ma sono persone normalissime. Noi qua, vivendo come ormeggiatori tutto l'anno, abbiamo la dimostrazione che tante persone intorno a noi sono persone normalissime, ripeto, non hanno chissà quale velleità. Esatto. Voi avete visto tanti, a che numero siete di salone? Allora, chiedo entrambi. Questo qua è il quarto che faccio. E anche per me è il quarto. Lo avete visto in questi anni? Chiaramente abbiamo avuto 2 anni in cui, però il salone comunque non si è fermato, lo dicevamo. Ecco, una cosa che ci diceva anche il signor Formento in persona, quello che dicevi anche tu, che comunque ci sono ormai barche accessibili anche Ecco, lo avete visto crescere quest'anno si dice che sia cresciuto parecchio, sia come affluenza, che però anche come struttura sia molto, molto migliorato, no? Assolutamente, io rispetto a quando ho iniziato, che era diciamo un periodo un po' più di crisi. 2018. Esatto, quest'anno ma anche l'anno scorso l'ho visto un po' più in crescita, ho visto sempre un po' di più. Se non sbaglio ci sono anche più barche rispetto all'anno scorso. Sì. E quindi di conseguenza c'è anche più gente, comunque col Covid la gente non poteva venire in massa, e quindi lo vedo diciamo che sta tornando ai bei tempi, ecco. Ma voi che siete, perché una curiosità che ho io, ma da genovese l'abbiamo un po' tutte, forse voi lo sapete ma nessuno mi sa rispondere, ma questo waterfront alla fine, quando sarà finito, che cosa diventa? Potrebbe... È un oggetto del mistero. No, potrebbe diventare, se veramente diventerà come viene rappresentato nei render, effettivamente questa potrebbe diventare una delle più belle marine, secondo me, della Liguria.
perché poi questo padiglione rimarrà praticamente un'isola circondata da canali, ci saranno ulteriori spazi per la nautica, ma la riqualificazione prevede anche poi il nostro vecchio palasport. Cosa diventa il palasport, esatto, a proposito? Dovrebbe diventare un palazzetto dello sport con attività commerciali magari ad uso prettamente sportivo o con negozi con attività commerciali riferite all'alimentazione, un po' come, non lo so, io dico sempre come potrebbe essere l'Arena Village ad Albaro. Bello, è una bella prospettiva. Dovrebbe essere una bella riqualificazione, ecco, di quest'area, soprattutto rispetto a come era gli ultimi anni, che era un po' andata in decadenza. In malora, diciamolo pure, esatto. Ultima domanda, sommozzatore, io anche sono un modesto dilettante, ci sono due tipi di sommozzatore, apneista e bombole. Voi immagino abbiate le bombole, no? Sì, per fortuna abbiamo le bombole, certo. Anche perché sennò sarebbe veramente dura. A quanti metri lavorate sotto il livello del mare? Ma diciamo che noi lavoriamo prettamente in porto, quindi in porto la profondità massima che io ho visto sarà 20 metri. Non è male. Sì, non è male, però diciamo che... è arrivato l'accordo. È difficile che lavoriamo con le profondità, diciamo massimo siamo sui 15 metri, quindi siamo abbastanza in sicurezza, ovviamente non affrontiamo l'immersione come ricreativi, con le varie soste. Però siamo un po' più spartani, però comunque cerchiamo di fare le cose in sicurezza, con uno stand by pronto in superficie ad intervenire se succede qualcosa, e le boette di segnalazione, le varie cose che possiamo fare per rendere il nostro lavoro un po' più sicuro che non lo è. Ragazzi, grazie e complimenti per il vostro lavoro. Grazie.